Ciao ragazzi, io sono Fede Tutorial e in questo video andremo a vedere come trasferire le chat e i media di WhatsApp da un qualsiasi iPhone a un qualsiasi smartphone Android o viceversa. Purtroppo devo subito darvi una brutta notizia, almeno per il momento non esiste un metodo ufficiale sviluppato da WhatsApp per fare questa procedura. Android comunica con Google Drive, iPhone comunica con iCloud e i due purtroppo non si parlano tra loro. Di conseguenza, essendo una procedura molto richiesta che però WhatsApp ancora non fa, tutti i software funzionanti che ci permettono di farlo sono a pagamento. Se volete cercare voi qualcosa di gratuito fate pure, ma io non ve lo consiglio perché ci ho perso giorni e davvero non esiste nulla. Oggi però tranquilli andremo ad usare i software più economici e allo stesso tempo funzionanti che sono riuscito a trovare online. Chi deve trasferire da iPhone ad Android è un po' più fortunato, costa un po' di meno ma vedremo tutto tra poco. Io sono prontissimo, come vedete sulla mia scrivania mi sono preparato con 3 smartphone diversi. Abbiamo innanzitutto un iPhone XR, quello che utilizzo tutti i giorni, il mio smartphone principale, e in questo momento le chat di WhatsApp sono qui dentro. Nella prima parte del video trasferiremo le chat da questo iPhone a questo Samsung Galaxy S8 completamente formattato, proprio come se fosse il vostro nuovo smartphone Android che avete appena comprato. Una volta completata la procedura passeremo al passaggio inverso, ovvero trasferire le chat da questo Samsung Galaxy S8 a questo nuovo vecchio iPhone 5S, anche lui completamente formattato proprio come se fosse il vostro nuovo smartphone iOS. Se vi serve la procedura inversa, quindi da Android ad iPhone, potete tranquillamente skippare a questo minuto del video che comparirà qua da qualche parte, così saltate tutta la parte che non vi interessa. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Per prima cosa dovete controllare di aver installato WhatsApp correttamente sul vostro iPhone, deve essere perfettamente funzionante e attivato con il vostro numero. Se invece l'avete già installato anche sull'Android, cioè lo smartphone di destinazione, dovete cancellarlo da qui perché per il momento non deve essere installato. Sull'iPhone sì, sull'Android no. A questo punto colleghiamo il nostro iPhone a un qualsiasi computer, può essere Windows oppure Mac, non fa nessuna differenza. L'importante è che abbiate l'ultima versione di iTunes installata sul computer. Probabilmente se avete Mac già ce l'avrete, mentre se avete Windows potete scaricarlo dal link che vi lascio qua sotto in descrizione. È gratis e ci metterete solo qualche minuto. Una volta fatto andiamo proprio a lanciare iTunes e dovrebbe trovare immediatamente il nostro iPhone che abbiamo collegato al computer. A questo punto clicchiamo l'icona nostro dispositivo in alto e ci ritroveremo su questa pagina di riepilogo. L'unica cosa che dovremo fare sarà creare un backup completo sul nostro PC. È davvero semplice e mi raccomando non mettete la spunta su codifica backup iTunes, non deve essere attivata. Cliccate semplicemente su esegui backup adesso e nient'altro. Come vedete in alto farà una breve procedura, quindi attendiamo finché non finisce, ci metterà solo qualche minuto. Perfetto, completato. A questo punto il nostro iPhone non ci serve più, possiamo anche disconnetterlo da iTunes e scollegarlo definitivamente dal computer. Il prossimo passo sarà scaricare un programma che è completamente gratuito sia per Windows che per Mac e si chiama iBackup Viewer. Sempre nella descrizione del video troverete il link che vi porterà in questa pagina del sito ufficiale e basta cliccare sul bottone download per Windows oppure download per Mac a seconda della versione che avete. Una volta scaricato è gratuito come ho già detto, quindi si installa in qualche secondo sia su Windows che su Mac, è molto semplice, basta seguire la procedura di installazione. Quando avete finito di installarlo apritelo e questa sarà la sua schermata principale. Qui ci sarà una lista di tutti i backup che avete fatto tramite iTunes. Nel mio caso ce n'è uno solo, quello che ho fatto in questo momento. Basta solamente cliccarlo. Vi troverete questa schermata con tutte queste icone, basta cliccare l'ultima, quella bianca con tutte le linee nere. Ci troveremo sulla visualizzazione di tutti i nostri file di backup e per prima cosa, prima di fare altro, abilitiamo la visualizzazione ad albero. Si fa tramite il bottone in alto a destra e dal menu a sinistra, dove ci sono tutte queste cartelle, scorrete verso il basso fino a trovare la cartella che finisce con whatsapp.shared. Sulla destra a questo punto compariranno tutti i file che sono all'interno di questa cartella. A noi servirà il file chiamato chatstorage.sqlite. Andiamo a selezionarlo ed esportiamolo sul nostro computer cliccando su Export
Selected in alto a destra. Selezioniamo una cartella di destinazione, per esempio il desktop, e clicchiamo su salva. Se oltre ai messaggi vogliamo anche i media, quindi le foto, i video, eccetera, apriamo la cartella Message, selezioniamo la cartella Media ed esportiamo anche questa andando su Export Selected. Selezioniamo di nuovo il desktop e salviamola. Perfetto, possiamo anche chiudere il programma, non ci serve più. Come vedete però al posto della cartella Media ce n'è un'altra che è quella diciamo principale. Dovete aprirla, navigare tra le cartelle e trascinate fuori la cartella Media perché è l'unica che ci servirà. L'altra potete anche tranquillamente cancellarla e l'importante è che alla fine del procedimento abbiate il file chatstorage.sqlite e la cartella Media che saranno i nostri file multimediali. Se ce li avete siete già a un buon punto. Ora dobbiamo trasferire questi file sulla cartella download del nostro smartphone Android e potete usare veramente qualsiasi metodo. Quello però che secondo me è più semplice, specialmente se vi trovate su Windows, è collegare direttamente il vostro smartphone al computer e copiare questi due file all'interno, molto semplice. Se invece avete un Mac potete sfruttare alcuni programmi come per esempio Android File Transfer. L'importante è che una volta completato il procedimento abbiate la cartella Media e il file chatstorage.sqlite nella cartella download del vostro smartphone. Se ce li avete procediamo con il prossimo passo. È arrivato il momento di aprire il Play Store e scaricare un'applicazione chiamata WhatsApp Migrator. Costa all'incirca 6 euro e una volta che l'avrete acquistata comunque potete usarla tutte le volte che volete. Io mi sono un po' avvantaggiato, l'ho già acquistata e scaricata sul mio smartphone. Andiamo quindi ad aprirla e questa sarà la sua schermata principale. Dobbiamo cliccare innanzitutto sul bottone grigio seleziona l'archivio iPhone e diamo l'ok se vogliamo per fare una ricerca automatica del file. Dato che l'abbiamo inserito sulla cartella download dovrebbe trovarlo senza problemi con la procedura automatica. Se non fosse così basta cliccare su selezione manuale e navigare tra le varie cartelle sulla cartella download e scegliere il file chatstorage.sqlite. L'importante è che alla fine ci dia questo messaggio di conferma. Selezioniamo poi anche la cartella Media tramite il bottone che troviamo in alto a destra, andiamo indietro di una cartella, clicchiamo su download e all'interno troveremo la nostra cartellina Media che abbiamo trasferito prima. Selezioniamola, clicchiamo su ok e saremo pronti per far partire il nostro procedimento. Clicchiamo quindi sul bottone play, non tocchiamo nulla e attendiamo finché non finisce. Non chiudete l'app, semplicemente non toccate lo smartphone. A procedura completata ci dirà tutte le chat, i media e i file che ha trovato. Cliccate quindi su ok per salvare i vostri file e vi comparirà questa schermata con un breve tutorial di alcuni passaggi che dovete completare. Non preoccupatevi, vi guiderò io durante tutto il procedimento. La prima cosa importante che ci chiede è di abilitare l'installazione da sorgenti sconosciute su Google Chrome. Per farlo basta andare nelle impostazioni dello smartphone, nella sezione applicazioni, selezionate proprio Google Chrome e abilitate l'installazione di app da sorgenti sconosciute. Molto semplice. Una volta fatto potete tornare di nuovo su WhatsApp Migrator. Andiamo un po' più avanti nella guida e ci dirà di scaricare una versione specifica di WhatsApp. Clicchiamo quindi su scarica WhatsApp e si aprirà in automatico questa pagina web di WhatsApp Migrator con un breve link in verde in alto sulla pagina. Click here to download WhatsApp 2.18.248. Noi clicchiamo proprio su questo link e partirà il download del nostro file APK sullo smartphone. Eccolo qua, come vedete si sta scaricando nel mio centro notifiche. Nel frattempo che si scarica, come vedete se andate avanti nella procedura, vi chiederà anche di disabilitare temporaneamente il backup automatico su Google Drive e vi mostro come fare, è molto semplice. Sempre tramite il vostro computer aprite Google Drive, fate l'accesso con il vostro account Google che avete anche sullo smartphone Android, andate sulle impostazioni e poi cliccate su gestisci applicazioni. Se tra questa lista trovate WhatsApp dovete cliccare su cancella dati nascosti e se anche voi non avete nulla potete tranquillamente saltare questo passaggio. Perfetto, abbiamo quasi finito. Nel frattempo il download dell'app è terminato, quindi basta fare un click e installarla sullo smartphone. Andiamo poi ad aprirla e ci chiederà di fare una classica conferma del nostro numero tramite WhatsApp. Penso che qui non ci sia bisogno di dire nulla, semplicemente fate tutta la procedura fino a che, come vedete, non arriverete su questa pagina di ripristino, molto importante. Questo qui sarà il backup che abbiamo appena fatto con WhatsApp Migrator ed è importantissimo cliccare su ripristina, mi raccomando. Dopo alcuni secondi, a procedura completata, vi ritroverete nella schermata principale
principale di WhatsApp ed ecco qua che, come vedete, avete tutti i vostri numeri, le vostre chat e all'interno di questi ultime anche tutti i vostri media come foto e video perfettamente funzionanti sullo smartphone Android. Ora, come ultima cosa, bisognerà scaricare l'applicazione di WhatsApp ufficiale del Play Store, perché se vi ricordate adesso ne abbiamo una diversa installata con il file APK. Prima di farlo andiamo ad aprire WhatsApp e facciamo un veloce backup di tutte le nostre chat. Basta andare su impostazioni, chat, backup delle chat. Clicchiamo su esegui backup adesso ed attendiamo qualche secondo finché non finisce. Ora possiamo disinstallare senza problemi l'applicazione di WhatsApp dal nostro smartphone e installare quella ufficiale dal Play Store. Questo lo sapete già fare tutti. Installate l'applicazione ufficiale, confermate di nuovo il vostro numero di telefono e di nuovo, molto importante, quando vi chiede se volete ripristinare le vostre chat, cliccate su ripristina. Alla fine, come al solito, mettete il vostro nome utente ed avrete tutte le vostre chat con tutti i vostri media sull'ultima versione ufficiale dal Play Store di WhatsApp. Quindi direi procedura completata con successo. Ora dovreste avere tutti i vostri messaggi e le vostre chat sul nuovo smartphone Android. A questo punto passiamo al procedimento inverso: trasferire le chat da Android ad iPhone. Purtroppo, come vi accennavo anche ad inizio video, questa procedura è un po' più complicata rispetto all'altra e quindi i programmi costano leggermente di più. Quello che utilizzeremo oggi costa all'incirca 20 euro, dipende se avete Windows o Mac, è comunque il più economico tra quelli funzionanti che ho provato. Lo so, costicchia comunque un pochino, ma dobbiamo accontentarci. A questo punto basta parlare, iniziamo il procedimento. Bene, per prima cosa dobbiamo proprio acquistare il nostro software. Qua sotto in descrizione trovate i link diretti sia per la versione Windows che per la versione Mac e una volta arrivati lì è davvero molto semplice, basta compilare i dati. Mi raccomando, non sbagliatevi email perché è lì che vi invieranno il tutto e se volete potete anche pagare come ho fatto io con metodi veloci tipo PayPal, si fa in 2 minuti. Come vi ho detto, dopo l'acquisto tutti i dati verranno inviati via email e troverete innanzitutto il link per scaricare il programma sul vostro computer Windows o Mac. Basta cliccarlo e partirà immediatamente il download. Installatelo velocemente, per il momento non ci chiederà nessun codice di attivazione e una volta installato e aperto vi ritroverete questa finestra. Ci chiederà per l'appunto di inserire il nostro username e codice di attivazione che troviamo sempre all'interno della mail. Quindi facciamo un veloce copia e incolla del nostro codice di attivazione e registriamo il nostro programma. Ok, siamo prontissimi con il nostro software attivato. A questo punto prendete il vostro smartphone Android, verificate innanzitutto di aver installato WhatsApp, che sia perfettamente funzionante e attivato con il vostro numero e successivamente apriamo le impostazioni del nostro smartphone. Dobbiamo a questo punto abilitare la modalità sviluppatore di Android. Alcuni l'avranno già fatto e lo sanno fare, per tutti gli altri vi mostro come si fa. Basta scorrere un pochino più in basso e selezionare informazioni dispositivo e poi cliccare su informazioni software. Una volta arrivati qui basta cliccare 7 volte sopra il numero di build del vostro sistema finché, come vedete, vi uscirà la scritta modalità sviluppatore abilitata. Perfetto, ora siete a posto, basta tornare indietro sempre nelle nostre impostazioni e troverete a questo punto tra tutte le opzioni anche quelle di sviluppatore. Apriamole e tra tutta questa lista di opzioni fermatevi su debug USB e abilitatelo. Se vi compaiono eventuali pop-up come questo, confermate il tutto, cliccate su ok. Prima di chiudere vi consiglio anche di andare sulle impostazioni schermo e di aumentare oppure disabilitare completamente il blocco schermo automatico, perché è meglio che lo smartphone rimanga sempre acceso e sbloccato durante tutta la procedura. E finalmente siamo pronti per collegare lo smartphone al nostro computer. Se vi compaiono eventuali messaggi, cliccate sempre su consenti e confermate il tutto. Vi si dovrebbe aprire anche un'app automaticamente sul vostro smartphone Android. Non preoccupatevi, non dovete farci nulla e non è pericolosa, è semplicemente l'applicazione di Backup Trans, il programma che andremo ad usare. Ci comparirà innanzitutto questo messaggio: noi non clicchiamo nulla, non clicchiamo nemmeno su ok, torniamo sul nostro smartphone Android senza scollegarlo dal computer, apriamo WhatsApp e dovremo fare un backup veloce di tutte le chat. Basta andare su impostazioni,
chat, backup delle chat. Clicchiamo su esegui backup adesso e attendiamo finché non finisce, ci metterà veramente solo qualche secondo. Una volta fatto chiudete WhatsApp, tornate sul vostro computer e a questo punto potete cliccare su ok, fino a che non vi comparirà un nuovo messaggio. Anche qua stessa cosa di prima, non cliccate nulla, tornate sul vostro smartphone e disinstallate WhatsApp. Non preoccupatevi, abbiamo appena fatto un backup delle chat, quindi non verranno cancellate, semplicemente disinstalliamo WhatsApp. Quando la disinstallazione sarà completata, torniamo di nuovo sul nostro computer e clicchiamo su ok. Il programma farà un breve procedimento fino a che non ci darà di nuovo un altro messaggio. E a questo punto, credo che lo sappiate già quello che bisogna fare. Non confermate il messaggio, tornate di nuovo sul vostro smartphone Android e a questo punto aprite la nuova applicazione di WhatsApp che vi ritroverete sullo smartphone. Ci chiederà come al solito di fare la procedura guidata per confermare il nostro numero, seguitela tutta quanta senza problemi fino a che non vi comparirà questa schermata molto importante. Qui quando vi chiede di ripristinare i file dal backup cliccate proprio su ripristina, è molto importante. Poi come al solito inserite il vostro nome utente, su backup potete anche selezionare mai e vi ritroverete alla fine sulla schermata principale con tutte le vostre chat come al solito. Ora possiamo chiudere definitivamente WhatsApp e torniamo di nuovo sul nostro computer. Clicchiamo su ok per confermare il messaggio e finalmente dopo un breve processo ecco qua il nostro smartphone Samsung rilevato con successo, con all'interno tutta una lista di chat, di numeri e a destra addirittura possiamo anche vedere un'anteprima della chat vera e propria come si presenta su WhatsApp. Se siete arrivati qui con successo, complimenti perché siete già a un buon punto. È arrivato il momento di prendere il nostro caro iPhone di destinazione, nel mio caso il fantastico 5S. Prima di collegarlo al computer dobbiamo seguire alcuni passaggi. Numero 1, apriamo le nostre impostazioni e disattiviamo il blocco con codice. A fine procedura tranquilli potete riattivare il tutto. Numero 2, sempre dalle vostre impostazioni aprite schermo e luminosità e impostate il blocco automatico su mai, perché è importante che l'iPhone rimanga sempre sbloccato e sempre acceso durante la procedura. Numero 3, apriamo le impostazioni di iCloud e disattiviamo trova il mio iPhone. Anche qua stessa cosa, possiamo poi riattivarlo senza problemi a fine procedura. Mettiamo la nostra password dell'ID Apple e disattiviamolo. E infine numero 4, facciamo la stessa cosa con i backup di iCloud. Selezioniamo l'opzione e disattiviamola. L'ultimo passo, che è anche quello più semplice, è quello di scaricare l'applicazione di WhatsApp ufficiale dall'App Store. Questo credo che lo sappiate fare tutti. Come vedete io ho anche installato un'app di prova, nel mio caso PayPal, e ho aggiunto alcune foto all'interno dello smartphone, giusto per farvi capire che non si cancella niente. La procedura è un tantino complicata, quindi magari alcuni di voi si stanno domandando se i file all'interno dell'iPhone vengono cancellati oppure no, e la risposta è no, e con queste app voglio dimostrarvelo. Una volta che anche WhatsApp sarà stato installato con successo, sblocchiamo il nostro iPhone, teniamolo sempre acceso e sbloccato e colleghiamo anche questo al nostro computer. Se avete Windows è importante che abbiate l'ultima versione di iTunes installata. Se non ce l'avete, comunque tranquilli, vi lascio il link qua sotto in descrizione, si installa in qualche minuto. Dopo qualche secondo sul nostro programma ci comparirà questo messaggio e di nuovo credo che sappiate già quello che bisogna fare. Sempre senza scollegare il nostro iPhone dal computer andiamo a lanciare WhatsApp e facciamo di nuovo la conferma del nostro numero. Seguitela normalmente e quando vi chiede se volete ripristinare le chat da iCloud cliccate su salta in alto a sinistra fino a che non vi ritroverete nella schermata principale con tutti i vostri gruppi ma per il momento vuoti, senza chat all'interno. Ma tranquilli, le andremo a trasferire adesso. Chiudete definitivamente WhatsApp e torniamo sul nostro programma. Confermiamo il messaggio cliccando su ok ed ecco qua che finalmente dopo un breve processo comparirà anche il nostro iPhone. E l'ultimo passo definitivo da fare sarà selezionare il nostro smartphone Android, nel mio caso il Samsung Galaxy S8, e cliccare il bottone con i due smartphone che troviamo in alto a sinistra per trasferire le nostre chat. Ci chiederà di selezionare l'iPhone di destinazione, io ne ho solo uno, il 5S, ci chiede di nuovo di chiudere WhatsApp, quindi se ancora non l'avete fatto mi raccomando fatelo, e per ultimo su questo messaggio ci chiede di disabilitare trova il mio iPhone, i backup, ma noi abbiamo già fatto tutto, siamo avvantaggiati e quindi basta cliccare su ok. Ora mi raccomando non clicchiamo nulla, partirà un processo completamente automatico del programma, l'iPhone si riavvierà più volte ma non preoccupatevi, è normalissimo,
attimo non clicchiamo nulla né sul nostro programma né sul nostro iPhone, perché potremmo causare qualche problema. Attendiamo qualche minuto fino a che non comparirà questo messaggio, che ci dà la conferma che possiamo finalmente scollegare il nostro iPhone dal computer e chiudere il programma. L'iPhone sta, come vedete, completando il suo riavvio, quindi attendiamo finché non ci dirà ripristino completato. Ma tranquilli, non confondetevi, non è un ripristino vero e proprio e non avrà cancellato nulla. Seguiamo tutta la classica procedura di configurazione dell'iPhone, io andrò a fare tutto quanto successivamente, però quando ce la chiede mettiamo la password del nostro ID Apple e attendiamo finché non arriveremo alla home screen. Come potete vedere, PayPal che avevo installato per prova è ancora lì e anche tutte le mie foto sono rimaste all'interno dell'iPhone, quindi nulla è stato cancellato. Ultimissimo davvero passo da fare sarà aprire WhatsApp sul nostro iPhone, seguire di nuovo per l'ennesima volta tutta la procedura di attivazione che io veramente vado a saltare perché non ne posso più, e momento della verità, come vedete ecco qua tutte le nostre chat completamente trasferite con tutti i messaggi, video e foto al loro interno. Quindi possiamo dirlo, procedura completata con successo. Quindi ragazzi, finalmente siamo arrivati alla fine di questo video, io spero davvero di esservi stato d'aiuto e che siate riusciti a trasferire le chat da iPhone ad Android o da Android ad iPhone. Mi raccomando, se il video vi è servito e vi è piaciuto lasciate subito un bel like perché ci ho impiegato tanto per farlo e mi farebbe molto contento. La seconda cosa che vi chiedo è di condividere questo video dovunque con tutti i vostri amici, perché è una procedura molto richiesta che in molti non sanno fare, che non è poi così semplice, e quindi fategli vedere questo tutorial se sapete che hanno bisogno di questo procedimento. Io come sempre vi ringrazio per la visione, se volete seguitemi su tutti i miei social, specialmente Instagram, i link sono qua in descrizione così non vi perdete tutte le novità, e detto questo da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video.